Oggi siamo qui con questo che è l'Elgato Wave Desk Stand, uno stand per microfoni ma non solo, che ha delle caratteristiche veramente interessanti. Iniziamo. Come ti dicevo nell'introduzione, questo stand da scrivania è stato pensato principalmente per microfoni, ma ti farò vedere in questo video che a questo stand puoi collegare veramente di tutto perché è super resistente, super solido e ti permette di fare veramente tantissime cose. Ma prima iniziamo con l'unboxing. Dopo aver visto l'unboxing sai esattamente che cosa esce dalla confezione e come assemblarlo. Assemblarlo è facilissimo perché nella parte sottostante la base, ci sono soltanto due viti, quindi non puoi sbagliare. Voglio iniziare a parlarti della qualità costruttiva e dei materiali. Allora, questo desk stand è pazzesco. Te l'avevo già detto nel video in cui ti facevo vedere questo desk stand insieme all'Elgato Wave DX. Se non l'hai visto ti lascio il link da qualche parte, perché diciamo insieme fanno una combo perfetta, ma ci puoi aggiungere ovviamente qualsiasi tipo di microfono, anche una fotocamera, una webcam, un telefono, ti faccio vedere tutto. Parlavamo della qualità costruttiva, è costruito veramente bene perché questa base qui regge veramente tutto, è molto larga, molto doppia ed è veramente pesante, quindi regge qualsiasi cosa. Anche il braccio orientabile, grazie alle sue chiusure, riesce veramente a essere... cioè lo metti lì e non si muove. E quindi questa è una cosa fondamentale perché quando ci mettiamo cose costose, come un microfono, una macchina fotografica, un telefono, insomma una luce, quello che ti pare, l'unica cosa che vogliamo è che resti fermo e non cada a terra. Una delle caratteristiche, secondo me, fondamentali, forse principali, la caratteristica che lo rende pazzesco è la testa orientabile. Oltre a muoversi di 180 gradi, quindi dall'alto come puoi vedere verso il basso, ok? Quindi fa questo gioco e la puoi fermare, non ha posizioni prefissate ma la puoi fermare quando vuoi, quindi puoi scegliere l'inclinazione che vuoi da 0 a 180 e questo già è fondamentale, ma non si ferma qui perché la testa ruota di 360 gradi. Quindi non solo hai il 180 qui, ma hai il 360. Quindi fondamentalmente, come ti ho fatto vedere nel video dove ti ho presentato l'Elgato Wave DX e avevo questo stand, ecco questo stand l'avevo messo non davanti ma di lato, orientando la testa in modo tale che potesse orientare il microfono verso la mia bocca. Quindi questo è veramente, veramente pazzesco. Cioè la testa orientabile è veramente il valore in più di questo stand rispetto agli altri della concorrenza. Quindi niente da dire, anche perché qui hai una chiusura solidissima, così come ce l'hai da quest'altro lato. Hai una chiusura solidissima nel momento in cui stringi, è stretto, non si muove. Poi ad aprirla fai forza perché è veramente... Le chiusure, che poi sono una cosa fondamentale perché tengono orientato il braccio al quale, come dicevo prima, agganciamo cose preziose, costose, è veramente solidissimo. Un'altra caratteristica che lo rende molto interessante è il cable management. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi, grazie a queste fascette di plastica, molto, molto elastiche e molto resistenti, possiamo inserire il nostro cavo facendolo passare attraverso una fascetta, due fascette, ce ne sono 4 nella confezione.
quindi puoi orientarle, io ce l'ho già agganciate, puoi orientarne 2, puoi metterne 2 sopra per far passare il cavo così e 2 sotto alla base, e quindi hai una gestione dei cavi molto, anzi facciamolo, mettiamoli 2 e 2 così me li ritrovo. Me li ritrovo perché questo stand è diventato, in poco tempo, da quando i ragazzi del Gato me l'hanno inviato, è diventato veramente imprescindibile per me. Veramente imprescindibile, perché ci fai di tutto. Dal metterci una webcam per fare delle call, e l'ho fatto. Dal metterci la macchina fotografica per orientarla verso il basso per fare delle inquadrature close up, e l'ho fatto. Microfono, ovviamente l'ho fatto, quindi è diventato in poco tempo una cosa che veramente dicevo, ma come ho fatto prima? Considera che magari io ti sto raccontando tutte queste caratteristiche e tu pensi che questo oggetto costi la qualunque. In realtà costa solo 69 euro. Ti lascio il link in descrizione. 69 euro per questo stand che secondo me è definitivo. Nel momento in cui ce l'hai, basta. Puoi fare veramente di tutto. E se fossi in te, se fai podcast con altre persone, prendine 2 e sei a posto per sempre. Veramente per sempre, perché sono fantastici. Poi anche la base, oltre a essere molto grande, ci puoi poggiare cose sopra, quindi immagina un tablet piccolo oppure un telefono con delle note, può essere veramente molto interessante. Comunque, continuiamo. Quindi dicevo, anche da un punto di vista di cable management, nulla da dire. Quindi qualsiasi tipo di cavo, può essere USB, XLR, quello che vuoi, lo puoi far passare attraverso i cavi e quindi comodamente scorre insieme a queste due parti e va via da dietro. Quindi anche da questo punto di vista molto funzionale, e sinceramente queste fascette elastiche, che mi sembrano molto resistenti, anche se un domani si dovessero rompere, perché sappiamo la plastica comunque negli anni, tanti anni, è soggetta a usura, ci puoi mettere qualsiasi tipo di fascia in velcro che si lega, e quelle sono indistruttibili. Ci puoi fare di tutto, questo era il senso, quindi è stato pensato anche in maniera molto corretta per un cable management fatto bene. Un'altra caratteristica che dal mio punto di vista è molto interessante è l'altezza di questo stand, perché tu puoi partire da un'altezza minima, voglio dire, questo è a 90 gradi così, ok, ma puoi arrivare anche a un'altezza, eccola, che è veramente molto alta, perché se io lo dovessi mettere qui per avere un microfono proprio esattamente davanti a me, questo sarebbe addirittura un po' più alto forse rispetto alla mia bocca. Quindi è altissimo, e anche quando è alta al massimo, come vedi, è super stabile. Io non la userei mai così alta, per una questione che non mi piace, ma la userei più bassa e orienterei la testa, visto che puoi, a far così. Ecco, questa secondo me è la cosa migliore, anche perché in questo modo il microfono è più vicino alla tua bocca. Se per esempio vuoi mettergli qui sopra una macchina fotografica o una webcam, allora ha senso che tu la tenga un po' più alta, addirittura potresti allontanarla così e orientarla in questo modo, in modo che tu ce l'hai più lontano, ma comunque puntamento di te. Quindi quello che voglio farti presente in questo video è che non voglio dire non ci sono limiti, ok? Però con un po' di ingegno, un po' di fantasia, questo qui diventa veramente uno strumento che puoi utilizzare in qualsiasi aspetto del tuo lavoro, del tuo hobby, della tua passione, insomma quello che è, perché effettivamente con la possibilità di metterci fotocamera leggera o una webcam, una luce, un telefono, oltre che un microfono, veramente diventa utilissimo. Più volte ti ho detto che questo desk stand dell'Elgato regge tantissime cose, ma quanto regge? Allora, sulla carta 1 chilo, fino a 1 chilo, e ti assicuro che 1 chilo è veramente tanto, perché adesso ti faccio vedere microfoni molto pesanti, diciamo, arrivano un po' sotto il chilo, quindi ci puoi montare qualsiasi cosa. Macchina fotografica con obiettivo, te lo faccio vedere tra pochissimo, anche lì ci puoi montare tutto senza problemi. Certo, non puoi mettere una vecchia reflex con un obiettivo zoom 100-400, perché non avrebbe senso metterlo qui, no? Pesa più di 1 chilo. Ma sicuramente una macchinetta per fare una macchina fotografica per fare vlog, per riprenderti, come sto facendo io in questo momento, assolutamente sì. Ok, webcam ancora di più, a maggior ragione, telefono ancora di più. Quindi fino a 1 chilo. Secondo me anche un pelo in più, però sulla carta c'è scritto 1 chilo. Rispettiamo quello che c'è scritto sulla carta, ma secondo me la macchina fotografica con l'obiettivo che ho messo io pesa più di 1 chilo. Allora iniziamo a montarci sopra la macchina fotografica. Questa qui è la mia Canon M6 Mark II con un obiettivo Sigma 16 mm, quindi non è proprio leggerissimo. Allora la inseriamo. Ci puoi mettere anche ora io per praticità non lo faccio, ma ci puoi mettere una testa a sfera, in modo tale che la puoi orientare ancora meglio la macchina fotografica, però insomma in linea di massima. Ok,
Agganciamola, perfetto. E adesso ti faccio vedere, la metto in una posizione che potrebbe essere questa. Ok? La regge tranquillamente, quindi immagina che qui sotto ci sia qualcosa che vuoi filmare. Ora ho cambiato angolazione, possiamo girarla veramente come vuoi. Resta immobile ed è pazzesco, pazzesco. Ok, questo te l'ho fatto vedere. Adesso togliamo la macchina fotografica, sempre con tantissima attenzione. Per questo mettergli una testa è più facile, perché se gli metti la testa alla macchina fotografica la stacchi molto più velocemente. Però voglio dire, potresti anche non averla. Facciamo la cosa più semplice del mondo, il telefono. Ok, gli metto un clamp qualunque. Ok, andiamo a regolare, lo stringiamo e gli mettiamo dentro il telefono. Ovviamente se... Cosa è successo qui? Ho premuto tutti i tasti. Ok, allora, così lo metti davanti a te e fai video. Ok? Quindi anche questo lo puoi angolare, come ti dicevo, come vuoi, quindi anche all'indietro e portarlo in avanti. Ok? Anche così. Quindi guarda quanto è alto, arriva direttamente ai tuoi occhi, quindi... Questo è ciò che ho trovato sul web, per ok anche così. Ferma. Ok. Poi... Ancora. Stacchiamo questo. Dai. E anche il telefono, così non parte più Siri. Ovviamente il suo microfono, quello con cui mi è stato inviato, per cui è stato pensato, che è questo, l'Elgato Wave DX, che è quello che hai visto anche nel video precedente. Ok. Questo è perfetto, cioè calza proprio in maniera perfetta, perché giustamente è stato pensato soprattutto per questo. Come hai visto nel mio video, io avevo il microfono di lato, ecco, vedi, la cosa bella è che puoi inclinarlo come ti pare, ok, e girarlo in modo tale, aspetta, come l'avevo messo? L'avevo messo così, eccolo. Non c'è limite, veramente non c'è limite, quindi lo puoi tenere di lato, ma orientarlo, ecco qui. Perfetto, fatto. E quindi ce l'hai fuori dall'inquadratura, fuori asse, in modo che le P e le B, le plosive, non arrivino direttamente nel microfono, quindi nella posizione corretta, però fatto in un attimo. Ma ti voglio far vedere ancora un'altra cosa. Te lo voglio far vedere con... Aspetta, mi tolgo da sotto il microfono, se no... Te lo voglio far vedere con il microfono più pesante. In realtà no, non è quello più pesante, ma è quello che ho preso più facilmente. L'altro è nella valigetta, quindi diventava un po' complesso. Voglio fartelo vedere con questo, perché tu mi dirai, vabbè Ale, ma questo è pensato apposta per l'Elgato. Voglio fartelo vedere con questo, che è il Neat King B2. Per farlo devo prendere uno degli adattatori che hai visto nell'unboxing, che escono dalla confezione. Lo metto qui. Ok, mettiamolo nella posizione corretta. Boh, diamo per scontato che sia questa. E adesso non ci resta che avvitarlo. E ti faccio vedere come regge anche un microfono così pesante. Ora non mi ricordo quant'è questo, ma sicuramente siamo poco sotto il chilo. Quindi, per dirti, anche microfoni... Anche microfoni sto avvitando, bravo Ale. Sto avvitando nel verso giusto o sto svitando? Ok. Non avevo fatto coincidere il buco con il gancio. Ok. Ecco fatto. Quindi stringiamo questo e soprattutto stringiamo questo. Ecco fatto. E non si sbilancia, guarda. È tutto aperto. Certo, se ti appoggi cade, però guarda come tutto aperto, braccio orientato in orizzontale, il microfono così, e funziona alla grande. Potremmo anche tranquillamente... Dio, com'è duro.
Ok, potremmo anche provare a orientarlo in maniera diversa, per esempio così, ancora più stabile perché come vedi il braccio non è orizzontale ma è un po' così, e potremmo avere il nostro microfono davanti a noi o di lato, insomma come preferisci. Ok? Bene, io adesso dovrò smontare tutto, ma questo è un altro problema. mi faceva molto piacere farti vedere come questo stand riesce a reggere qualsiasi peso dichiarato 1 chilo, ma secondo me è anche un pelo in più, però resta dentro il chilo in modo tale che non hai problemi. Bene, in conclusione di questo video, questo è il Gato Wave Desk Stand. Dal mio punto di vista è veramente ottimo, 69 €, ma sai, i prezzi possono anche fluttuare su Amazon, quindi magari tienilo in osservazione. Secondo me è davvero, davvero ottimo. È è multifunzione, è pesante, è leggero ed è anche gradevole da vedere, quindi non è quelle cose brutte che c'hai sulla scrivania, dici nel video sai com'è, non voglio farlo venire fuori. Credo sia molto interessante, io amo queste cose perché è piccolo, è compatto, è leggero, lo smonti e non occupa spazio come visto nell'unboxing, quindi veramente te lo porti. Certo pesa perché deve reggere fino a 1 chilo, quindi pesa, soprattutto la base, però ovviamente bene così, no? Che pesi e sia solido. Ok, io ti ringrazio per aver guardato questo video, ti lascio il link in descrizione, qualsiasi tipo di domanda, dubbio o curiosità, commenta e io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Ciao, alla prossima settimana!